Benvenuti, pellegrini della vita. Il nostro ospite di oggi è Don Andrea Conocchia, parroco di Tor Vaianica. Alcuni anni fa ha accompagnato fin da Papa Francesco un piccolo gruppo di donne che vivevano ai margini, molte di loro trans, tutte ferite e in cerca di dignità. Quello che sembrava un gesto isolato è diventato nel tempo una storia fatta di incontri, pranzi, ascolto, vicinanza reale. Molti si chiedevano se tutto questo si sarebbe fermato con il cambio di pontefice. E invece il 16 novembre, durante il pranzo per la giornata mondiale dei poveri, Papa Leone ha accolto a tavola più di 1000 persone fragili, tra cui una cinquantina di donne trans, accompagnate proprio da Don Andrea e da chi le segue da tempo. Un segno nuovo, diverso nello stile, ma riconoscibile nella continuità del Vangelo che si fa prossimo. Ne parliamo proprio con Don Andrea. Benvenuto, Don Andrea. Ben trovato, grazie, grazie di questa opportunità di condivisione, Grazie a te, deve essere stata una grandissima emozione. ma direi una emozione grande, grande e soprattutto a me ha emozionato molto sentire emozionate le ragazze che erano al pranzo, davvero tanta, tanta felicità, tanta, tanta gioia e direi tanta, tanta gratitudine e riconoscenza nei riguardi e nei confronti di Papa Leone, che ha regalato una gran bella possibilità e opportunità di ospitalità, di accoglienza, di fraternità gioiosa intorno ad un buon pranzo e direi ad un eccellente servizio a tavola. Quindi veramente è stata un'esperienza molto molto bella. Sarebbe quasi come interessante ascoltare i messaggi vocali che ieri sera di ritorno dal pranzo con Papa Leone le ragazze mi hanno inviato per ringraziarmi proprio della mattinata e del pranzo trascorsi e vissuti insieme a Papa Leone. Che cosa stupenda! Cosa ti hanno raccontato? Cosa ti hanno detto le ragazze? Ma direi erano veramente molto molto contente di essere al pranzo di Papa Leone, di essere vicinissime al tavolo di Papa Leone e veramente di aver potuto godere della sua persona e delle sue parole. C'è stata ancora una gran bella, direi, attenzione nei riguardi delle persone presenti e una gran bella cura nei riguardi e nei confronti di tutti loro, ovviamente anche delle ragazze di Torvaiani, questo è ovvio, insomma, quindi è stata veramente un'esperienza per alcuni aspetti sorprendente, veramente molto molto sentita, profonda, semplice, ma anche, ripeto, ha fatto respirare un clima di gran bella fraternità e di una gran bella gioiosa fraternità. Quindi, posso chiederti cosa avete mangiato? Abbiamo mangiato delle lasagne in bianco con delle verdure, petto di pollo ancora con delle verdure al forno, gratinate, e poi ancora dolce, buonissimo, e frutta fresca fresca e a volontà, insieme a acqua aranciata, Coca-Cola a volontà. Veramente serviti dai padri vincenziani in occasione del loro 400 anniversario dalla fondazione della congregazione. Mi pare di ricordare più o meno a memoria, ma c'erano i padri vincenziani che hanno offerto il pranzo e che hanno offerto un dono a tutti gli ospiti al termine del pranzo. Andrea, molti si chiedevano se Papa Leone avrebbe proseguito la strada dell'ascolto iniziata da Francesco. Tu hai potuto vedere da vicino. Diresti che ha cambiato direzione o solo metodo? Io direi che forse bisogna che riconosciamo l'unicità in qualche maniera di ognuno di noi e ovviamente anche del pontefice e la rispettiamo, ma mi pare che ci sia una bella continuità, una gran bella attenzione e ripeto, possibile vicinanza. Grazie, che bella notizia che ci dai. Leone sembra preferire passi misurati e saldi a gesti estemporanei. Cosa insegna questo stile? Ma
forse innanzitutto mi verrebbe da dire ci insegna un po' a conoscerlo e ci insegna a volergli bene e ci insegna a pregare per lui e per il suo ministero di successore dell'Apostolo Pietro. Ma, ripeto, ci insegna anche qualcosa che ha a che fare con ognuno di noi, che è unico, che è irripetibile e che direi esercita il suo ministero e vive la sua umanità come più gli si confà, è la sua. Mi pare che ci sia anche, torno a dire questa parola, attenzione, ecco, questa attenzione, questa propensione ad ascoltare, a farsi vicino, a farsi prossimo. Quindi questo è molto, molto, almeno bello per me. Io sono rimasto molto, direi, edificato dal suo essere a tavola con altre persone che vivono ferite, durezze e difficoltà nella loro vita, ma anche con tutti quanti noi. Ecco, veramente, almeno a me tocca questa vicinanza, questa presenza e anche questa condivisione pienamente e profondamente umana, rende il Papa umano. Mi verrebbe da dire rende il Papa, anche forse se il termine non è del tutto, come dire, piacevole, ma normale, uno di noi, uno come noi. Stupendo. Andrea, quando si parla delle persone che accompagni, spesso la questione diventa quella delle etichette, un po' delle appartenenze, ma la tua storia non è iniziata così. Non sei partito da una categoria. Persone hanno bussato alla tua porta, con le loro ferite, la stessa dignità infinita che appartiene a tutti. Cosa ci restituisce guardare non l'idea ma l'individuo? Lasciare che una storia resti tale, senza trasformarla in una tesi. Sì, mi hai dato un po' diversi spunti, ma io direi il primato della persona, la centralità della persona, ritornare alla persona, ripartire dalla persona, la persona al centro. E poi mi pare che quello che tu dica, almeno a me personalmente, sono persone che sono arrivate al cancello della chiesa parrocchiale e attualmente vivono per come gli è possibile a loro la vita della comunità parrocchiale, perché abbiamo un pranzo comunitario, perché magari qualcuna di loro ha chiesto il sacramento della riconciliazione, qualche altra ha, direi, celebrato con me, con noi la domenica, la messa domenicale o piuttosto in questi giorni, in queste settimane di novembre dedicate ai santi, ai morti, mi hanno chiesto di celebrare la messa per i loro cari defunti o magari per qualche santo, per qualche Madonna dei loro paesi di origine. Quindi io li vivo, o meglio potrei dire, io le vivo come tutte le altre persone e io li vivo come tutti gli altri fedeli. Quindi quello che tu mi un po' indicavi è, direi, ricordarci dell'incarnazione, ecco, ricordarci di una Chiesa incarnata ed è incarnata in un luogo ed è incarnata in un tempo, con delle persone reali, concrete. Ecco, mi pare proprio il mistero dell'incarnazione e anche il dialogo, il rapporto, la presenza della comunità ecclesiale sul territorio e con il territorio, è un territorio reale, concreto, è quello di Tor Vaianica e non è di qualche altro posto o città o località che non sia appunto questa di Tor Vaianica. Ti ringrazio. Quindi partire dalla persona, dall'umano, dalla storia e ricordare che tutti siamo umani e tutto ciò che facciamo è fatto da umani. Dimmi se ho capito bene. Mi pare proprio di sì e anche condivisibile, no? La dignità che è uguale per tutti, che va riconosciuta. Tutti abbiamo la dignità, ma va riconosciuta, va in qualche maniera sostenuta, supportata, a volte forse anche ecco, restituita, no? Perché magari la vita è stata veramente dura, dura e magari siamo stati
a volte doppiamente discriminati per tanti motivi, per tante ragioni e magari ci è stata usata chissà quale e quanta violenza. Quindi credo che riconoscere la dignità della persona che mi sta davanti, è persona come me, è umano come me, La dignità. e condividiamo la stessa umanità, condividiamo la stessa, siamo tutti sulla stessa barca, navighiamo tutti il mare della stessa umanità. La dignità è una parola grande, ma se nessuno guarda, nessuno vuol vedere, nessuno applaude, nessuno aiuta, cosa vuol dire custodire la dignità assoluta o infinita di una persona? Credo che sia importante educarci reciprocamente ed educarci soprattutto, io credo, se dicevo prima il primato della persona, anche l'ascolto, credo che sia molto molto importante e anche e ancora l'osservazione. Ascoltare e osservare ci permette forse di accorgerci di chi siamo e di chi abbiamo intorno, di chi abbiamo vicino e ancora di più forse fare quello sforzo di ascolto e di osservazione nei riguardi e nei confronti delle minoranze. Grazie, ti ringrazio. Secondo te, la scelta della Chiesa di stare vicina prima di tutto a chi è più al margine, nel buio, è una scelta valida di misericordia? Assolutamente, direi che il cuore del Vangelo è la misericordia e quello che tu dicevi è pienamente nel Vangelo. Lo troviamo davvero in lungo e in largo. Il Signore si è fatto veramente vicino a tutti, a maggior ragione a chi era ai margini, a maggior ragione a chi era discriminato, a chi non era riconosciuto, a chi non valeva per il mondo di allora, per la società di allora. Quindi mi trovo pienamente dentro il Vangelo, mi muovo pienamente dentro il Vangelo, sia in un modo che nell'altro. Grazie. Vorrei farti un'ultima domanda. Cosa diresti oggi a chi si sente di non valere abbastanza, di essere fuori posto e che non ricorda più di avere una dignitas infinita? Io mi sentirei di dirgli con tutto me stesso che è un capolavoro di Dio e che è unico e che è irripetibile. Quindi è un capolavoro di Dio, amato. Dio è pazzo di amore per lui e gli vuole un'infinità di bene. Quindi forse questo può bastare, è veramente un capolavoro. Così come sei, sei un capolavoro di Dio. Così come sei vai bene, così come sei sei ok. Bellissimo. Ti ringrazio tantissimo, Andrea, e ringrazio tutti quelli che ci stanno guardando. E vi ricordo, premete il tasto, iscrivetevi, condividete questo video, perché più gira, più persone possono sentirlo e può donare qualcosa alla vita di qualcun altro. Con questo vi saluto. Ci vediamo nel prossimo video. E mi raccomando, pregate forte, pellegrini della vita. Grazie, un saluto grande e una preghiera grande. Buon pomeriggio e buona continuazione di tutto tutto. Ogni augurio.